Ciao, miei adorati curiosi del piccolo schermo. Bentornati su Celebrita dalla Turchia, la casa dei racconti più intensi e delle confessioni che nessuno si aspetta. Mettetevi comodi, perché quella di stanotte è una storia che scotta. Se amate vivere le emozioni del dietro le quinte e sentire i sussurri che raramente diventano voce, sostenete il canale con un like e iscrivetevi. Ciò che è accaduto tra Cenk Torun e Mahsine Merabet ha sorpreso anche chi li segue da anni. Ieri sera, in un evento privato dal tono elegante, luci soffuse e un brusio che scivolava tra i calici di cristallo, Cenk Torun ha preso il microfono e, con una calma che nascondeva una tempesta, ha pronunciato parole che nessuno si aspettava di sentire. Lui, da sempre considerato un uomo saldo, misurato e in controllo della scena, ha lasciato cadere la sua armatura in un istante. Ha parlato di un periodo preciso della sua carriera, quello in cui condivideva il set con Mahsine Merabet, quando tutti lo descrivevano come inamovibile e lucido, mentre in realtà dentro di lui si spalancava una stagione dura, corrosiva, impegnativa più di quanto lasciasse trapelare. Ha detto, quasi sospirando, che a volte il pubblico vede la forza e non nota le crepe, e che dietro la disciplina e la professionalità c'era un cuore in lotta. La sala ha trattenuto il fiato. Si è creato un silenzio istantaneo, quel tipo di silenzio che non nasce dall'imbarazzo ma dalla sorpresa nuda, e tutti gli sguardi si sono rivolti verso Mahsine Merabet. Lei, impeccabile, con quel portamento che da sempre conquista, è apparsa per un istante vulnerabile, come se una rivelazione inaspettata l'avesse colpita in pieno petto. Le sue mani, di solito ferme quando posa per i fotografi, hanno tremato appena, un gesto minimo ma eloquente. Nessuno, a quanto pare, le aveva annunciato che Cenk Torun avrebbe parlato così apertamente del passato che li riguarda entrambi. Secondo chi era vicino, Mahsine Merabet non immaginava la profondità di quella lotta emotiva. Ha confidato a un paio di amici, lontano dai flash, parole semplici ma taglienti: eravamo tutti concentrati, tutti a correre dietro a scadenze e scene da rifare, e forse per questo non ho visto quanto stesse soffrendo. Avrei voluto accorgermene. Una missione di mancata percezione, un rimpianto lieve ma persistente, la fotografia di due persone prese dal lavoro e dalle attese del pubblico, incapaci, allora, di guardarsi davvero dentro. Chi era presente racconta che dopo l'intervento di Cenk Torun, i due hanno scambiato qualche minuto a distanza dalla folla. Non è stata una conversazione lunga, ma l'atmosfera era densa, come quando fuori c'è un temporale che non sai ancora se scoppierà o se scivolerà oltre l'orizzonte. C'era attenzione nei loro sguardi, rispetto nelle pause, e quella stanchezza dolce che accompagna chi ha tenuto tutto a bada per troppo tempo. Nessuno ha riferito frasi precise, ma i gesti parlavano di ascolto reciproco, una spalla leggermente chinata, un sorriso trattenuto, gli occhi che, per un attimo, hanno smesso di difendersi. Nel frattempo, i social sono esplosi. Nel giro di pochi minuti, i nomi di Cenk Torun e Mahsine Merabet hanno iniziato a rimbalzare tra storie e commenti, come se il mondo intero fosse entrato nella stessa stanza. I fan, sempre attenti a cogliere ogni sfumatura, hanno scritto di tutto. Cenk, che cosa è successo davvero in quel periodo? E ancora tra Cenk e Mahsine c'è qualcosa che non si è mai chiuso? Qualcuno ha azzardato. Se questa non è la porta di una riconciliazione, almeno sembra la finestra da cui far entrare un po' d'aria nuova. C'è chi ha parlato di coraggio, chi di fragilità finalmente accettata, chi di un invito implicito a riavvicinarsi e ricominciare da un punto più sincero. I media, da parte loro, hanno provato a leggere tra le righe. La confessione di Cenk Torun, hanno scritto, potrebbe essere il modo di fare pace con emozioni archiviate male, o con discussioni lasciate a metà, il tentativo lucido di guardare in faccia ciò che allora sembrava impossibile nominare. Forse, suggeriscono, ha voluto togliere peso a un racconto pubblico troppo perfetto, quello della coppia professionale che funziona sempre, anche quando il cuore chiede tempo. Il pubblico adora le storie di successo, ma gli eroi veri sono quelli che ammettono di aver tremato. E ieri sera Cenk Torun ha tremato, ma non per paura, per verità. Ciò che colpisce, tuttavia, è che né Cenk Torun né Mahsine Merabet hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo quell'accaduto. Nessun comunicato, nessuna intervista,
solo il silenzio attento di chi sa che ogni parola pesa come una promessa. Eppure la loro sola presenza, quella conversazione appartata e la delicatezza con cui si sono mossi, hanno detto molto. È la materia di cui sono fatti i momenti che cambiano la percezione pubblica, non il clamore, ma la scelta di mostrarsi umani, con le certezze che scricchiolano e i conti con il passato che finalmente bussano alla porta. Per i fan di lunga data, la sera di ieri ha significato riavvolgere il nastro. Si sono ricordati di quando Cenk Torun e Massine Merabet hanno incrociato i loro percorsi sul set, di come la chimica scenica avesse catturato il pubblico e tenuto alta l'attenzione per mesi. Hanno ripensato alle voci insistenti su una certa tensione nel periodo finale delle riprese, tensione che nessuno ha mai confermato apertamente, ma che aleggiava nei corridoi, tra un ciak e l'altro. Pressioni, aspettative, una macchina produttiva che avanza implacabile. Ingredienti che bastano a trasformare la disciplina in corazza, la professionalità in barriera. Oggi, a distanza di tempo, quelle barriere sembrano essersi incrinate. Un dettaglio non va sottovalutato. Nel suo discorso, Cenk Torun non ha fatto nomi, non ha puntato il dito, non ha chiesto scuse. Ha parlato di sé, della sua fatica nel mostrare fragilità mentre tutto intorno chiedeva perfezione. Ma proprio quel senso di responsabilità ha illuminato di riflesso la figura di Massine Merabet, come se in quel racconto ci fosse posto anche per la sua sorpresa, per la possibilità di una nuova lettura dei fatti. E in molti hanno percepito che l'oggetto della confessione non era un errore, bensì un varco. Quando la vita sceglie di essere onesta, spesso non sana, ma apre. E aprire, a volte, è più potente del guarire. Gli addetti ai lavori hanno commentato sommessamente che, tra i corridoi, si respira un'aria diversa. Non si tratta di pettegolezzi vuoti, ma di quella sensazione che nasce quando due storie, dopo essersi divise, tornano a sfiorarsi non per nostalgia, bensì per comprensione. Una collega che conosce bene la sensibilità di Massine Merabet ha sussurrato che lei ha sempre avuto un radar finissimo per le emozioni altrui, ma che talvolta, nei mesi più intensi, la velocità con cui tutto scorre impedisce di capire. È possibile che ieri sera, nel breve scambio con Cenk Torun, abbia scelto di ascoltare senza difendersi, e questo da solo vale più di qualsiasi comunicato. Fuori dalla sala, nel cortile rischiarato dalle luci calde, alcuni invitati hanno notato un dettaglio curioso. Quando i due si sono salutati, c'è stato un secondo in più di quanto la cortesia richieda. Non un abbraccio, non una dichiarazione, solo un tempo prolungato, la misura precisa di chi non scappa più dal proprio passato. È lì che molti hanno letto il presagio di qualcosa che potrebbe cambiare. Non per forza un ritorno di fiamma, dicono i più prudenti, ma di certo un ritorno al dialogo, alla possibilità che anche le pagine già scritte accettino una postilla in fondo, una frase nuova che ne addolcisca il finale. E i fan non smettono di osservarli, con attenzione, affetto e un pizzico di trepidazione. Qualcuno spera in un progetto condiviso, non per nostalgia, ma per vedere cosa potrebbero fare oggi, con la maturità conquistata e il coraggio di chiamare per nome ciò che provano. Altri, più romantici, sognano un riavvicinamento personale. Tutti, però, concordano su un punto: quel che è successo ieri sera ha spostato l'asse. Quando una persona come Cenk Torun ammette di non essere stata sempre forte, e una come Massine Merabet lascia scivolare lo stupore senza trasformarlo in fuga, qualcosa nell'immaginario collettivo smette di essere rigido e comincia a respirare. Questo non significa, è bene dirlo, che le domande abbiano già ricevuto risposta. Al contrario. Le domande adesso sono più fini, più profonde. Che cosa si fa con una verità del genere? La si lascia lì, come un quadro ben appeso, o la si porta con sé, permettendole di cambiare il modo in cui ci si guarda? Cenk Torun e Massine Merabet, per ora, hanno scelto il passo corto e il profilo basso, ma la loro sola scelta di esserci, nello stesso ambiente, senza schermature e frasi fatte, è già un messaggio. Sembra dire: non serve affrettare nulla, basta che ciò che è vero resti sul tavolo. Così, mentre le ore passavano e la notte si stringeva attorno alla città, le parole pronunciate da Cenk Torun continuavano a rimbalzare tra telefoni e stanze, tra sogni e ricordi.
Qualcuno ha ripensato al primo giorno in cui li vide insieme su uno schermo, alla promessa che sembravano incarnare. Qualcun altro, più scettico, ha preferito restare alla finestra, aspettando gesti concreti. Ma nessuno, proprio nessuno, è rimasto indifferente. E questo la dice lunga sulla forza di due nomi che, anche separati, restano intrecciati nella memoria di chi li ama. C'è un ultimo dettaglio che merita attenzione. Chi conosce davvero Cenk Torun sa che non parla a caso. La sua confessione non è stata una nota fuori tempo, ma una scelta misurata, un dono rischioso al pubblico e, forse, anche a se stesso. E chi conosce davvero Massine Merabet sa che non accoglie qualcosa se non la riconosce come autentica. Quella sera, tra i due, l'autenticità ha avuto un varco. Da lì potrebbe passare una nuova stagione, o soltanto un saluto migliore al passato. In entrambi i casi, per chi guarda, non è poco. Siamo arrivati al punto in cui le storie, di solito, cercano una morale. Qui non ce n'è una. C'è, piuttosto, la tenerezza di assistere a due persone che scelgono di non nascondersi più dietro l'immagine. C'è la bellezza di un uomo che dice sono stato in difficoltà, e di una donna che risponde, anche solo con gli occhi, avrei voluto capirlo. È in questo scambio silenzioso che i fan hanno letto il seme di una pagina nuova. Magari non subito, magari non come i più romantici sperano, ma sicuramente con una luce diversa da quella con cui avevamo lasciato questa storia. E allora, il vero finale per ora è l'attesa. Tra una notizia e l'altra, tra un indizio e un'assenza, l'eco di quella sera continua a lavorare. Perché le frasi che aprono non chiudono mai davvero, restano a bordo pagina pronte a diventare titolo. E se davvero questa è la soglia di qualcosa, lo scopriremo insieme, a piccoli passi, senza distrarre chi deve capire ancora che cosa vuole dire con ciò che ha detto. Finché non arriverà una dichiarazione ufficiale, resteremo con gli occhi puntati sulle prossime mosse di Cenk Torun e Massine Merabet, pronti a cogliere ogni vibrazione. Se siete arrivati fin qui, vuol dire che come noi sentite il fascino delle storie che non si lasciano riassumere. Qui su Celebrita dalla Turchia continueremo a seguirli con rispetto e attenzione, senza perdere l'emozione che ci tiene incollati. Grazie per essere stati con noi anche oggi, per ascoltare, immaginare e sperare. Se questa storia vi ha toccati, mettete un like, condividetela con chi ama il dietro le quinte e iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia per non perdere i prossimi aggiornamenti. La notte in cui Cenk Torun ha parlato e Massine Merabet ha ascoltato potrebbe aver cambiato qualcosa. E a volte, nella vita come nei set, basta questo per ricominciare.